E bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché non la smettono di scrivermi quando voglio iniziare a registrare, ma dicevo, siamo qui, ho anche scambiato schermata un attimo, perché mi è arrivato un messaggio in privato su Discord, come succede molto spesso con delle domande, ed è arrivata finalmente una domanda a cui non ho potuto dare risposta in modo istantaneo per un motivo ben preciso, ovvero è un effetto troppo casuale per poterlo determinare facilmente. La domanda, ora ve la mostro, ovviamente senza il nome di chi l'ha fatta perché non gli ho chiesto il permesso di mostrare. Vorrei avere una conferma al riguardo perché mi ci hanno fatto rivenire il dubbio. La steampunk, ovvero le armi steampunk, 30% di possibilità di aumentare del 10% se si è di livello pari o minore del nemico, sia la possibilità che il danno si sommano agli effetti dell'equipaggiamento, esempio la pistola magica incantata. Ora, perché lo sto facendo con questo personaggio, con il mago al 33, con una pistola al 27, e non con l'arciere che ha sicuramente una possibilità maggiore, 36% al 60%? Perché mi serve un danno fisso e togliere la possibilità dei critici mi permette di avere meno cose da considerare. Inoltre, avere un PG di livello basso per questo test mi permette anche di avere una scelta molto più ampia di mob su cui provarlo, invece di andare per forza dall'occhio in piedi, che è il mob al 99 più facile da testare. Quindi, siamo qui all'avamposto Vernon, tra poco andrò a prendere il gallo combattente gigante con l'arciere e lo farò tankare alla lontra. Vai, tu continua ad andare. Lo farò tankare alla lontra e poi farò il lupo sul mago senza l'arma principale, così che faccia abbastanza danni da fare effettivamente una differenza tra aumentato, steampunk eccetera, ma non farne abbastanza da effettivamente uccidere il gallo e avere comunque un danno fisso. È a vita gialla, quindi speriamo di non fare troppo danno. Per il momento buff, la lontra è in S, quindi non attacca. Quindi abbiamo detto il dubbio è vedere se l'effetto steampunk si somma all'effetto arma. La steampunk e l'arma hanno... mi sono perso il filo del discorso. Hanno la stessa animazione, ecco, ovvero un cerchio bianco con vari fasci di luce che emergono dal centro del proprio personaggio. Questo vuol dire quindi che non possiamo distinguere solo dall'animazione qual è lo steampunk e qual è il danno aumentato. Ok, visto che il gallo non mi vuole seguire dopo quei 10 secondi di aggro dati dal calo, ho deciso di spostare il personaggio in un luogo un po' meno sicuro, ma almeno iniziare il test. Quindi, dicevamo, come potete vedere al momento non ho un'animazione, appena partirà quell'8% o quel 30%, ecco questa è l'animazione, 753. Abbiamo 704 di liscio e 753 di un qualche tipo di aumentato. Ora tolgo la bacchetta e continua ad attivarsi 753 dello steampunk. Quindi adesso tolgo lo steampunk e vediamo quando si attiverà l'8% della pistola. Se si attiverà l'8% della pistola. Ecco, 807. Quindi abbiamo già visto che il danno non è lo stesso. Abbiamo visto che il 20% aumentato della pistola, vedete 807, non è lo stesso del 10% aumentato dello steampunk. Come potete vedere l'ha fatto di nuovo adesso 807 e poi di nuovo 753 uno dietro l'altro. Quindi questo per me pare abbastanza per poter concludere e dire che no, l'effetto steampunk e l'effetto delle armi non si sommano, nonostante funzionino in un modo molto simile, non si sommano. Questo si poteva notare teoricamente anche da altre due cose. Primo, il fatto che ci fosse una condizione di utilizzo. Il bastone a dente di Sega Steampunk, qualsiasi arma steampunk, ha la condizione di utilizzo se il livello del mostro è più alto di quello del personaggio, bla 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 bla.
questa condizione non gli permette di essere sempre perennemente attaccata alle armi, agli effetti delle armi, al fiore, a Chloe e cose del genere. Un'altra cosa da notare su questo è che, come potete vedere, se guardate attentamente, il steampunk dice vi è un 30% di probabilità che il danno aumenti di un 10%, mentre nelle armi c'è sempre scritto con la probabilità di un 8% aumenta il danno fino a un 20%. Questo si può confermare anche qui, fino a un 20%, si può confermare anche qui, fino a un 50%. Ora vado sull'arciere un attimo, devo solo cambiargli schermata, e se andiamo a vedere Chloe, che non penso di aver messo su nessuno al momento, no, al momento non è su nessuno, dov'è Chloe? Eccola, vediamo che fuoco di sostegno fino a un 7%. Questo vuol dire che per via della scritta specifica che ha, lo steampunk non si può sommare a niente. È un 30% di aumentare il danno di 10% che non si può sommare a niente. Se non sbaglio, anche artigli affilati ha una scritta del genere. Non ho nessun personaggio con artigli affilati. Forse andando in arena si può trovare qualcuno. Niente, in arena nessuno aveva modo di mostrarmi un artigli affilati. E quindi niente. Se ricordo bene, vabbè, utilizzo un olio per dimostrarlo. Anche nell'olio aumenta il danno di un 5%. Però, visto che c'è comunque la condizione del livello del mostro di bla bla bla, lo stesso non si sommano. Questo era quello che volevo mostrare. Questo era quello di cui parlavo. A meno che andiamo da quel carissimo occhio in piedi e controlliamo anche questa cosa. Andiamo a vedere se l'olio del fiore di ghiaccio, ovviamente lo farò con l'angelo, come feci l'altra volta, angelo senza pugnale e anche senza arco, ok? Vediamo se l'olio del fiore di ghiaccio mi assicura l'attacco sullo steampunk. Perché abbiamo visto che lo steampunk ha l'animazione del danno aumentato, ma l'olio del fiore di ghiaccio non ha quell'animazione. Quindi, come funziona? Adesso lo vedremo. Inoltre sappiamo già per certo, assicurato 100%, perché l'hanno modificato apposta perché era troppo forte, artigli affilati non si somma a niente. Quindi quello non c'è bisogno di controllarlo, non ho bisogno di togliermi sguardo conoscenza per controllarlo, so già che non si somma a niente, perché un tempo si sommava all'olio e faceva i buchi. Quindi abbiamo gli occhi in piedi, livello 99, sappiamo già che sia la secondaria sia il livello uguale contano per lo steampunk. Quindi adesso rimetto la mia armatura 60 e vado ad attaccare l'occhio in piedi. Ok, 5227, 4722 e abbiamo già la conferma che no, l'olio non si somma allo steampunk. Quindi non penso che ci sia altro da controllare. Quel 5719 era con le tropicali, non fateci caso. No, infatti non c'è modo di... L'unica cosa da fare adesso è riloggare, no, perché l'olio rimane, aspettare 7 minuti e vedere poi i danni senza l'olio come sono. Quindi abbiamo detto 4722, questo era 5227, ok. Qualsiasi altro numero è con le tropicali e non conta. Tra 7 minuti ritornerò a registrare e vedremo come cambia. Ok, manca pochissimo. L'olio del fiore di ghiaccio se ne sta andando. Lo steampunk rimane. E abbiamo detto i numeri sono 4722 per il liscio e 5227 per lo steampunk.
Quindi torniamo ad attaccare. Abbiamo 4, 6, 5, 1 per il liscio, quello era un tropicale, e 5, 1, 4, 7 per lo steampunk. Quindi possiamo vedere che l'olio la differenza la fa, il quanto è un 100% c'è sempre, è come la stessa cosa di un aumenta l'attacco X, ovviamente messo in posizione differente nella formula del danno, e comunque possiamo vedere che non ci dà più casi da controllare nel test del danno, e ovviamente proprio dopo questi 7 minuti in cui devo finire la registrazione qualcuno si mette a trapanare i muri. Quindi, per evitare di essere disturbato ancora e ancora e ancora, perché davvero non mi capacito come riescano sempre a disturbarmi pure se registro alle 6 di mattina, non è adesso le 6 di mattina ma è successo in passato con i cani e le seghe elettriche, direi che è tutto. Lo steampunk non si somma né all'olio del fiore di ghiaccio né ad artigli affilati, cosa che non ho mostrato in questo video ma che è risaputo perché artigli affilati non si somma a niente per evitare che rompa il gioco, e non si somma neanche alle armi. Quindi lo steampunk è sì molto buono perché è una probabilità alta di un danno aumentato che si fa sentire, ma non è eccezionale e viene sicuramente surclassato dalle skin che hanno tolto da poco nel Nosmol per l'attacco 3%, o sicuramente perché se non sono abbastanza sicuro che lo steampunk non funzioni in PvP, le armi a potenza d'attacco PvP 2%. Quindi prima che io vada a staccare la testa a qualcuno, buona fortuna e ciao ciao.